Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come realizzare questa pallina a spirale fatta con 3 colori con sopra questo fiorellino. Per questo lavoro andrò ad utilizzare del filo in cotone rosso, bianco e poi ho preso un filo brillantinato. Naturalmente i colori sceglieteli voi. Per riempire la pallina potete utilizzare o la semplice imbottitura, altrimenti una pallina in polistirolo. Per questo lavoro andrò ad utilizzare un uncinetto da 2,5 mm. Inizio facendo un cappietto, quindi avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili e vado ad avviare 29 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nella riga 2 non entro nel primo, entro nel secondo punto e inizio facendo un aumento, quindi entro, prendo il filo, ho 2 asole, chiudo tutte e 2 le asole insieme, questa è una maglia bassa, vado a entrare nello stesso punto e faccio un'altra maglia bassa, questo è un aumento. Ora proseguo con una maglia bassa in ogni punto per un totale di 26 maglie basse, ma prima vado a mettere un marcatore. Se non volete contare in continuazione i punti, vi consiglio di utilizzare un marcatore. Quindi metto il marcatore nel primo punto lavorato e ora vado a lavorare una maglia bassa in ogni punto per un totale di 26 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ora nelle ultime due vado a fare una riduzione, quindi entro nel primo punto, prendo il filo, entro nel punto che segue, quindi l'ultimo punto, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo tutte e 3 le asole insieme. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Ora nella riga 3 faccio una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, ma non vado a lavorare nel punto per intero. Vado a lavorare in costa, quindi entro qui, vado a prendere solo il filo verso l'alto e inizio facendo una riduzione, quindi entro, prendo il filo, entro nel punto che segue, sempre lavorando in costa, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo tutte e 3 le asole insieme e vado a mettere il marcatore, così non posso sbagliare.
Proseguo con 26 maglie basse lavorate in costa, una in ogni punto, quindi entro in costa così, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e nell'ultimo punto, questo con il marcatore, vado a fare un aumento di maglie basse. Quindi entro, vedete che metto il marcatore perché questo punto rimane un po' scosceso e potreste sbagliarvi. Se non andate a contare punto per punto ci si può sbagliare. Quindi entro in questo punto e faccio un aumento. 1, entro nello stesso punto, 2. Nella riga 4 inizio facendo una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e vado sempre a lavorare in costa e vado a fare un aumento, quindi 1, entro nello stesso punto, 2. Nel primo punto lavorato metto il marcatore, proseguo con 26 maglie basse lavorate una in ogni punto in costa, 1, 2, 3, 4, 25 e 26. Negli ultimi due punti vado a fare una riduzione sempre lavorando in costa, quindi entro nel primo punto, prendo il filo, stacco il marcatore, nel secondo punto entro, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo tutte e 3 le asole insieme. Nella riga 5 inizio facendo una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, inizio con una riduzione, quindi entro, prendo il filo, mi raccomando sempre lavorando in costa, entro nel secondo punto, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo tutte e 3 le asole insieme e metto il marcatore così non mi sbaglio. Proseguo con 26 maglie basse, una in ogni punto lavorate sempre in costa, 1, 2, 3, 4, 25, 26,
e vado a concludere con un aumento. Quindi tolgo il marcatore, entro in costa, 1, entro nello stesso punto, 2. Con il rosso momentaneamente ho terminato, quindi metto il marcatore, faccio una catenella di sicurezza, potrei lasciare il filo e andarlo di nuovo a cucire più in là, però io preferisco tagliarlo, quindi lo vado a tagliare. Vado a cambiare colore e vado a prendere questo tutto con i brillantini. Inizio facendo un cappietto, quindi avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili. Vado a iniziare qui dove ho terminato, quindi dove ho fatto l'aumento. Tolgo il marcatore, vado a entrare in costa nel primo punto, prendo il cappietto e lo faccio passare, faccio una catenella, entro di nuovo nello stesso punto e ora devo andare a fare un aumento, quindi entro, prendo il filo, faccio la prima maglia bassa, entro di nuovo, prendo il filo e faccio un'altra maglia bassa. Questo è il primo aumento. Anche in questo caso vado a mettere il marcatore e vado a procedere lavorando in costa facendo una maglia bassa in ogni punto per un totale di 26 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26 e mi restano gli ultimi due punti da lavorare dove vado a fare la riduzione, quindi sgancio, entro nel primo punto, prendo il filo, entro nel punto che segue, sempre in costa, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo tutte e 3 le asole insieme. In questo caso vado subito a tagliare il filo, quindi faccio una catenella di sicurezza, lascio il filo un pochino lungo, non lunghissimo, tanto poi lo andrò a nascondere all'interno della pallina e taglio, stringo e vado di nuovo a cambiare colore. Naturalmente nell'ultimo punto vado a mettere il marcatore, poi soprattutto questo tutto glitteroso, l'ultimo punto potrei perderlo, quindi vado a mettere il marcatore. Vado a cambiare colore e questa volta vado a prendere il bianco. Inizio come al solito facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili. Vado a partire qui dove ho fatto l'aumento, che è un po' più semplice partire da qui. Quindi tolgo il marcatore, vado a lavorare in costa. Qui è un po' più difficile vedere perché è tutto scintillante, però entro in costa, prendo il cappietto, lo faccio passare, devo iniziare con un aumento, quindi faccio una catenella, entro nello stesso punto e vado a fare 2 maglie basse, quindi uno, entro nello stesso punto, 2, nel primo punto lavorato metto il marcatore,
Proseguo con 26 maglie basse lavorate in costa, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26. Negli ultimi due punti faccio una riduzione, quindi entro nel primo punto, prendo il filo, entro nel punto che segue, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo tutte e 3 le asole insieme. Nella riga che segue, stesso procedimento, una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto lavorando in costa e inizio con la riduzione. E metto il marcatore. Proseguo con 26 maglie basse lavorate in costa, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26. Nell'ultimo punto vado a fare l'aumento, sempre in costa, entro nel primo punto, faccio una maglia bassa, entro nello stesso punto e faccio un'altra maglia bassa. Questo è l'aumento. Di nuovo una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto lavorando in costa, inizio con un aumento. 1, entro nello stesso punto, 2, segno l'inizio della riga, mettendo il marcatore nel primo punto e proseguo con 26 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26 e ora vado a fare la riduzione, quindi tolgo il marcatore, entro nel primo punto, sempre lavorando in costa, prendo il filo, nel punto che segue prendo il filo, ho 3 asole, chiudo tutte e 3 le asole insieme. Ultima riga per quanto riguarda il bianco, una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e inizio con la riduzione. Entro, prendo il filo, entro, prendo il filo, chiudo tutte e 3 le asole insieme. Metto di nuovo il marcatore e proseguo con 26 maglie basse lavorate in costa, una in ogni punto. 1, 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26. Nell'ultimo punto tolgo il marcatore e vado a fare un aumento, sempre lavorando in costa. 1, entro nello stesso punto, 2, una catenella di sicurezza, lascio il filo un po' più lungo e taglio. Prendo il filo azzurro e inizio facendo un cappietto, quindi avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili.
Vado sempre a ripartire nella parte dell'aumento, quindi nella parte a punta. Vado a lavorare in costa, prendo il filo, lo faccio passare, faccio una catenella e inizio con l'aumento, quindi entro sempre nel primo punto, faccio una maglia bassa, entro nello stesso punto e faccio la seconda maglia bassa, segno l'inizio del giro qui sulla prima maglia bassa lavorata, ora vado a proseguire con 26 maglie basse lavorate in costa, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 25, 26 e ora vado a fare la riduzione, quindi tolgo il marcatore, entro nel primo punto, prendo il filo, nel punto che segue entro, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo tutte e 3 le asole insieme, una catenella di sicurezza e taglio il filo, io l'avevo già tagliato, perché ora vado di nuovo a cambiare colore. Prendo di nuovo il rosso e inizio facendo il solito cappietto, quindi avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili. Vado a ripartire sempre qui dall'aumento, quindi tolgo il marcatore, entro in costa nel primo punto, prendo il filo, lo faccio passare, faccio una catenella, entro di nuovo nello stesso punto e vado a fare 2 maglie basse, 1, 2, segno l'inizio del giro e ora vado a proseguire con 26 maglie basse lavorate in costa, una in ogni punto, 1, 2, 3, 26, sgancio il marcatore e ora faccio la riduzione. Entro nel primo punto, prendo il filo, nel punto che segue entro, prendo il filo, chiudo tutte e 3 le asole insieme. Una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, inizio con una riduzione. Entro nel punto che segue, prendo il filo, chiudo tutte e 3 le asole insieme e metto di nuovo il marcatore. E vado a fare ora 26 maglie basse lavorate in costa, una in ogni punto. Avrete capito che vado a ripetere questo procedimento. Il lavoro è terminato. È importante che terminiate con colori differenti, vi faccio vedere. Vedete? Non ci deve essere rosso e rosso, ma bianco e rosso, sempre alternati. E ora vado a cucire le due estremità. Devo unire i due colori così praticamente, come un cerchio. Quindi semplicemente vado ad entrare nel primo punto, faccio un bel nodino con il filo iniziale, semplicemente vado a fare una cucitura semplice, vado a prendere la costa esterna
e vado a prendere il punto successivo della catenella e vado a cucire. Di nuovo costa esterna dell'azzurro, qui riesco a farvela vedere, sono 2 fili, io vado a prendere solo quello esterno e vado ad entrare nella catenella successiva e lo faccio passare. Faccio uscire il resto dei fili. Ancora costa esterna e catenella. Costa esterna e catenella. Costa esterna, catenella. Catenella è questa, la successiva. Vedete? Il lavoro risulta pulito, non si nota la differenza. Quindi proseguo fino alla fine. Costa esterna e catenella. Ora vado a prendere la pallina, ma potete utilizzare anche l'imbottitura, e vado ad inserirla all'interno del lavoro. Poi prendo ago e filo e vado a cucire tutto il bordo intorno. Fate bene attenzione, i fili li dovete mettere all'interno, tutti questi fili all'interno, devono andare dentro, tutti dentro. Quindi fate tutto il giro intorno. E tiro bene. Fatto tutto il giro, tiro i 2 fili e faccio un bel nodo. Naturalmente la parte sopra la cucitura della pallina sono andata ad inserirla all'interno, altrimenti veniva un effetto caramella. Tirate bene, dovete stringere bene più forte che potete. 1 e 2. Ora vado a nascondere i fili all'interno del lavoro. Io faccio anche un altro nodo per sicurezza. Sto più tranquilla che non si farà giù il lavoro. Ok. E ora i fili li andiamo a nascondere nella parte rossa, naturalmente, così non si vedranno.
E ora andiamo a fare il fiorellino per appendere la pallina. Inizio facendo un anello magico, quindi avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X, passo con l'uncinetto sotto al primo, aggancio il secondo, lo faccio passare, ruoto, prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola. Questa è già la mia prima catenella, quindi ne vado a fare altre due. 1, 2, così sono 3 catenelle. Ora all'interno dell'anello magico vado a fare 2 maglie alte, quindi getto, entro, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo 2 e chiudo 2. 1, getto, entro, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo 2 e chiudo 2. Nel punto che segue faccio una maglia bassissima. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3 e 2 maglie alte, getto, entro, chiudo 2 e chiudo 2, 1, 2 e poi una maglia bassissima. Ancora 3 catenelle, 1, 2, 3 e 2 maglie alte. 1, 2 e poi una maglia bassissima. Ultima volta 3 catenelle, 1, 2, 3 e poi 2 maglie alte. 1, 2, una maglia bassissima. Io mi fermo a 4, se volete potete farne anche un altro. Chiudo l'anello magico senza stringere troppo. Mi servirà ancora questo buchino, vedete? Comunque ho un fiorellino. Ora da qui tiro il filo, entro nel buchino, prendo il filo e lo faccio passare qui, facendo un'altra maglia bassissima. Ora vado a stringere proprio bene 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 l'anello magico, non devono restare buchini. Ora vado a girare su questo lato dove ho il filo e vado a fare la prima di 25 catenelle. 1, eccola, 2, 3, 4, 5, 6. Ora lascio il filo lungo e taglio. Lo faccio passare all'interno del buchino, quindi qui. Faccio passare anche il filo dell'anello magico, così andrò a fare un bel nodino. Ok, così. E ho fatto un fiorellino. Ora prendo la pallina e vado a cucirci sopra il fiorellino. Semplicemente vado a fare una X. Poi passo di nuovo all'interno del fiorellino e di nuovo all'interno della pallina. Ripeto questo procedimento 2-3 volte fino a che il fiorellino non sarà ben fissato.
faccio 2 bei nodini e vado a nascondere i fili all'interno del lavoro. Nel mio caso l'ho fatto bianco, quindi andrò a nasconderlo qui nel filo bianco. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!